Buongiorno lettrici e lettori, io sono Michela, benvenuti in un nuovo video. Oggi porto il primo di una serie di video in cui voglio parlare con voi un po' della letteratura gotica. Innanzitutto perché ho cominciato a leggere questo volumozzo qua, questo fermaporta qua, dove appunto sono raccolte tutta una serie di romanzi di letteratura gotica e poi insomma voglio fare altre letture a tema e mano a mano parlarne con voi. Oggi parliamo del primo, di quello che è comunemente riconosciuto come il primo romanzo di letteratura gotica, che è Il Castello di Otranto di Horace Walpole. Prima però di parlare del romanzo in sé vi dico due parole sulla letteratura gotica. Due parole che per i puristi della letteratura, in particolare del gotico, saranno due parole buttate proprio lì, però è giusto per darvi un contesto di quello che è la letteratura gotica. La letteratura gotica nasce intorno alla seconda metà del Settecento, è caratterizzata da presenza di elementi romantici dell'orrore con un tocco di elemento sovrannaturale, quindi tutto ciò che ci piace, perlomeno che a me attira nella lettura dei libri. Il termine letteratura gotica si riferiva al fatto che c'era questa tradizione, soprattutto nei paesi anglosassoni, di ambientare questo tipo di storie in ambientazioni, in castelli, in dimore, fossero diroccati o comunque che avessero questo sapore medievale. Infatti il termine gotico si riferiva al Medioevo, ovviamente un Medioevo rivisitato dagli scrittori del Settecento e non un Medioevo storico vero, veritiero, ma appunto romanzato e un Medioevo molto romantico, insomma, rispetto a quello vero, reale del Medioevo. E quindi nasce questo genere letterario, il cui primo romanzo è appunto Il Castello di Otranto, che io adoro e che spero molti di voi come me adorino. Quindi andiamo subito a parlare del Castello di Otranto, che è il primo romanzo di questo volume qua, che è appunto la raccolta dei grandi romanzi della letteratura gotica, e è anche il primo romanzo riconosciuto come il primo romanzo di letteratura gotica. Nell'introduzione lo stesso scrittore, quindi Walpole, dice di star presentando al pubblico quello che è un primo romanzo di un genere nuovo, diverso rispetto al passato. Quindi si rende conto lui stesso in primis di aver creato qualcosa di nuovo. In realtà nella prima versione dell'uscita del romanzo, che è uscito nel 1764, il romanzo non si chiamava Il Castello di Otranto, ma aveva un titolo lunghissimo, infinito, per cui io lo leggerò perché non me lo ricorderò mai. Infatti il titolo originale era Il Castello di Otranto, una storia tradotta da William Marshall, gentiluomo, dall'originale italiano di Onofrio Murato, vescovo della chiesa di San Nicola ad Otranto. Come possiamo capire subito, Walpole non si firma. Anzi, nella presentazione di questo romanzo, proprio perché era qualcosa di nuovo e di diverso rispetto al passato, usa uno espediente letterario dove non solo non si firma, ma dichiara di non aver scritto questo romanzo, ma di essersi limitato ad averlo tradotto da un originale italiano. In particolare di aver tradotto un manoscritto trovato a Napoli nel 1529, risalente al 1529, e che si fa addirittura risalire, questo manoscritto si fa risalire addirittura alle crociate. Quindi crea una falsa storia dietro al libro per renderlo più veritiero, quindi per presentarlo quasi come se fosse una storia vera. Questo espediente letterario, che si è usato anche spesso nel cinema, come con questi grandi striscioni tratto da una storia vera e quant'altro, è una cosa che ci ha sempre affascinato, noi lettori, noi usufruitori delle storie, per chi va al cinema, per chi legge libri, è sempre un espediente che ha sempre funzionato, non per niente funziona anche in questo caso, quindi viene accolto in maniera splendida dalla critica, la critica esalta la traduzione di questo presunto gentiluomo che ha tradotto questa versione italiana, e viene esaltata anche la storia, quindi ha un successo enorme il romanzo. Walpole, un po' su di giri per il successo avuto dal romanzo, nella seconda edizione del volume
confessa di essere lui l'autore, confessa di aver inventato tutto, che la storia è scritta di suo pugno. Come spesso succede, un po' la polemica social anti-litteram precedente a internet, praticamente dopo la confessione tutta la critica gli si rivolta contro e viene additato insomma di tutto e di più, e viene declassato il suo romanzo a romanzetto, e quindi tutte le critiche esaltanti che gli erano state portate all'inizio, quindi i complimenti che gli erano stati fatti con la prima versione, ahimè, vengono modificati in critiche molto dure al romanzo stesso. Insomma, un po' come succede sempre, non c'erano i social, ma più o meno, forse un po' più in maniera pacata, però le cose andavano uguali anche allora. Quindi Walpole si ritrova con la seconda edizione del romanzo ad aver confessato, ma ad aver molto meno successo. In realtà, malgrado la critica, il romanzo avrà successo e sarà il primo di una serie di romanzi, appunto, che poi verranno chiamati di letteratura gotica. Le caratteristiche del romanzo di letteratura gotica, e quindi anche di quello di Walpole, del Castello di Otranto, è queste caratterizzazioni in questi castelli diroccati, abbiamo detto, con un elemento sovrannaturale, un elemento horror, con una parte romantica della storia. Lo dice lo stesso Walpole nell'introduzione, quello del Castello di Otranto è proprio una precedente alla letteratura gotica, perché non è un vero romanzo gotico, insomma non vi aspettate il Dracula di Bram Stoker, assolutamente no, ma come lui stesso dice, si ispira un po' a Shakespeare. Effettivamente a me è sembrata una commedia, mettiamo una commedia shakespeariana con molto romance, un po' alla Beautiful dell'epoca, con un piccolo accenno al sovrannaturale e quello che sarebbe dovuto essere, secondo gli intenti dell'autore, qualche elemento horror. Ovviamente letto con gli occhi moderni, l'horror fa sorridere, insomma gli elementi horror fanno sorridere, il sovrannaturale è veramente appena accennato, c'è molto del romanzetto, ed è però sicuramente una lettura molto divertente proprio per questo, perché un po' anche ricorda Shakespeare. Poi io ho un grande amore per Shakespeare, quindi è un po' uno Shakespeare un po' noir, un po' che richiama queste atmosfere gotiche, quindi sicuramente è un romanzo che ho apprezzato molto. Però ecco, per chi vuole leggere letteratura gotica non vi aspettate il Bram Stoker della situazione, perché assolutamente non lo è. Di cosa parla il romanzo del Castello di Otranto? Innanzitutto si apre con una profezia, anche questa ve la leggo perché ovviamente non la ricorderei mai. Il castello e la signoria d'Otranto verranno a mancare all'attuale famiglia quando l'autentico possessore diverrà troppo grande per abitarvi. Siamo nel Castello di Otranto governato, guidato da Manfredi, dove vive lì con la sua famiglia. Il romanzo inizia quando il figlio di Manfredi, Corrado, sta per sposarsi con Isabella. Siamo il giorno delle nozze. Corrado è molto giovane, Isabella è una giovanissima ragazza molto bella. Manfredi ha due figli, Corrado e Matilde. Di Matilde se ne preoccupa poco perché in fondo è donna e conta niente, è molto di polso con la moglie, insomma a posto polso, più che di polso, diciamo proprio le cose come stanno, con la povera moglie Ippolita che è sempre lì a subire, e è pronto per far sposare il figlio e continuare la sua dinastia. Ahimè, il momento del matrimonio, un grande elmo casca dal cielo, finisce sopra la testa del figlio e niente, e il figlio è andato, muore sul momento. Grande scombussolamento, ci aspettiamo che siano tutti dispiaciuti per questa morte di questo povero Corrado, l'unico a piangerlo praticamente un po' è la mamma e la sorella, però il padre evidentemente l'unico suo pensiero è la prosecuzione della sua stirpe, e quindi decide su due piedi di pigliarsi quella poveraccia di Isabella e praticamente sposarsela, cioè meglio ripudiare la moglie e prendersi Isabella, senza preoccuparsi minimamente se Isabella sia d'accordo oppure no, se la moglie sia d'accordo oppure no, se qualcuno sia d'accordo oppure no, e pensando bene di insomma consumare anche il matrimonio ancora prima del divorzio con la moglie.
Quindi la sera stessa, insomma, cerca di irretire sta povera Isabella, che si trova costretta a scappare, e riesce a scappare grazie a un giovane, che è questo Teodoro, che in realtà all'inizio sembra trovarsi al castello per sbaglio, e aiuta la giovane a scappare e arrivare a un convento, insomma, vicino al castello, dove c'è padre Girolamo. Padre Girolamo che interviene con Manfredi in favore appunto di Isabella. Poi durante la storia arriverà anche il padre di Isabella, altra figura maschile molto carina, la cui unica preoccupazione verso la figlia è praticamente di mollarla a Manfredi in cambio di potersi accaparrare la figlia di Manfredi, Matilde. Insomma, delle figure maschili molto molto simpatiche, diciamola così. Ovviamente durante queste situazioni ci sono intrecci amorosi di misunderstanding, come si dice in italiano? Insomma, di situazioni in cui sembra una cosa, ne esce fuori un'altra, di personaggi che tra loro non si capiscono, di situazioni in cui ti trovi al momento giusto al posto giusto, o al contrario, al posto sbagliato al momento sbagliato. Insomma, una serie di vicissitudini, un po' come una puntata di Beautiful o un pezzetto di una commedia shakespeariana. Tutto basato sugli equivoci, sulle battute. Quelli un po' più svegli sono un po' i domestici, gli unici un po' più di buonsenso sono i domestici, anche se nell'introduzione Walpole dirà che i domestici, insomma, lui li scrive come esempio del volgo poco intelligente, poco sveglio. Invece secondo me gli unici con un po' di buonsenso sono sti poveri domestici che corrono a destra e manca cercando di salvarsi la pelle, perché poi oltre all'elmo compariranno una serie di elementi soprannaturali come braccia, gambe, elmi, fantasmi, quindi ci saranno una serie di elementi durante la storia con questo Manfredi, la cui unica preoccupazione è praticamente appartarsi con la povera Isabella. Manfredi è un personaggio che io ho odiato dal profondo dell'anima, dall'inizio al fine volume, un odio viscerale, però proprio perché il romanzo in realtà è scritto in maniera molto... Io lo definisco una commedia, perché sì, inizia con una tragedia, sto povero Corrado muore, però è tutta una storia di equivoci, di situazioni buffe, per cui non riesci a essere partecipe del dramma della situazione, ma spesso e volentieri ti viene anche un po' da sorridere, e comunque vai avanti nella lettura per sperare che qualcosa a sto Manfredi succeda, perché non è normale uno tanto arrogante, tanto prepotente con la vita degli altri. Cioè, non vi dico come tratta quella povera moglie Ippolita, di cui si vuole sbarazzare il prima possibile. Comunque di per sé è una storia, insomma, di situazioni familiari veramente alla Beautiful, un po' una commedia di Shakespeare, un po' una puntata di Beautiful, in cui convergono elementi del soprannaturale. Quindi abbiamo detto l'elmo all'inizio che uccide Corrado, poi appariranno delle gambe, i domestici vedranno dei fantasmi. Mai elementi così preponderanti nella storia, sono elementi che servono a cercare di far ricredere Manfredi sul fatto che lui non si stia comportando bene, perché poi uscirà fuori un segreto che adesso non vi dirò per chi vuole leggere il romanzo, un segreto sul passato di Manfredi, e quindi sono tutti elementi che servono a spingerlo alla confessione, mettiamola così. Però il romanzo non ruota attorno a questi elementi soprannaturali, un po' horror, se non per il fatto che quel povero Corrado all'inizio perde la vita all'inizio del romanzo per un elmo cascato dal cielo. I personaggi maschili, tranne Girolamo e Teodoro, non fanno proprio una buona figura, anzi, in realtà neanche le donne, perché le donne, soprattutto Ippolita, ha questa situazione, ma anche Matilda spesso ha questo atteggiamento di sottomissione verso la figura autoritaria. Quindi in realtà, ripeto, gli unici che ne escono meglio dal romanzo sono sicuramente domestici, malgrado Walpole all'inizio, nell'introduzione, li maltratti in quella maniera. Ovviamente io vi consiglio, se lo leggete, di leggervi anche l'introduzione di Walpole, perché secondo me è significativa di molti tratti del romanzo. Infatti lui quasi vede in Manfredi una figura di riferimento intorno a cui ruota tutto il romanzo, quasi un eroe. Con i moderni è un becero maschilista
per cui il lettore ovviamente non parteggia assolutamente, anzi, e mentre appunto maltratta Walpole nell'introduzione questi poveri domestici, sono gli unici che il lettore riesce a comprendere, perché sono gli unici che di fronte alle situazioni sovrannaturali o comunque horror dicono vabbè, sarà il caso che ce ne andiamo, insomma, perché dobbiamo rimanere qui quello che sta succedendo, ma niente, Manfredi è convinto che debba appartarsi con la povera Isabella e quindi non può rimandare questo appartarsi con questa poveraccia e niente, quindi questi poveri domestici sono costretti a secondarlo. Horace Walpole, lo scrittore appunto del romanzo di Castello di Otranto, in realtà inventa con questo romanzo un genere che avrà grande successo, che ha reso fan della lettura tanti anche in epoca contemporanea. Voglio dire, io sono una grande fan, insomma, se pensiamo a Dracula di Bram Stoker, quello che ha significato per molti lettori, ma anche dal punto di vista cinematografico. Quindi è il primo, ha il merito di iniziare questo genere di letteratura gotica, si rende conto di aver aperto un genere, anche se lui lo fa in maniera molto più condominiale, mettiamola così, anche se il termine insomma forse non gli rende merito. Sicuramente è stato uno scrittore da questo punto di vista molto importante per la storia della letteratura. Lui è in realtà è conosciuto maggiormente per l'epistolario che scrisse durante il suo viaggio in Europa. All'epoca si usava che le persone, insomma, ricchi, dei nobili, facessero il Grand Tour, si chiamava, dell'Europa. Quindi lui viaggiò in Europa, soprattutto in Francia e Italia, e scrisse questo epistolario che lo rese famoso, dove inventò anche il termine serendipiti, da cui trasse anche ispirazione probabilmente per le ambientazioni, quantomeno, del Castello di Otranto. Quindi sicuramente è uno scrittore che va assolutamente ricordato, proprio per aver dato il via a questo genere, anche se probabilmente è il rappresentante di questo genere forse meno gotico, proprio perché è il primo di una serie. Vi consiglio Il Castello di Otranto? Assolutamente sì, è una lettura in realtà anche molto divertente, ve la consiglio, però ecco, leggetevi anche l'introduzione, perché di solito le introduzioni sono un po' noiose, invece secondo me l'introduzione di Walpole, ripeto, è significativa di quello che va a fare, soprattutto sapendo la storia, insomma, del fatto che il primo romanzo era uscito con questa finzione letteraria, e dopo, insomma, si prende il merito del proprio romanzo. L'introduzione, quella che solitamente si trova, comunque quella che si trova in questa versione, è quella che lui scrisse ovviamente per la seconda versione, perché nella prima versione, facendo finta di essere un altro, non c'era una sua introduzione. Quindi secondo me è anche divertente da leggere, proprio perché lui si riprende i propri meriti. Insomma, vediamo anche l'uomo dietro lo scrittore. Quindi sicuramente ve lo consiglio però a condizione che non vogliate un romanzo di letteratura gotica vero e puro, come siamo abituati a concederlo oggi in epoca contemporanea, perché ovviamente, essendo il primo della serie dei romanzi di letteratura gotica, in realtà di letteratura gotica ha poco ancora, è giusto un incipit alla letteratura gotica, ma appunto, ripeto, a poco. È sicuramente una lettura divertente, sicuramente, anche se probabilmente non era l'intento dell'autore, quello di renderlo una storia divertente. Se siete amanti delle storie un po' shakespeariane, sicuramente è un romanzo che vi consiglio. Questo è tutto. Fatemi sapere se conoscevate Il Castello di Otranto, se lo avete letto, se lo avete letto cosa ne pensate, se invece non l'avete letto, se vi ho incuriosito. Fatemi sapere anche se l'idea di continuare questi video sulla letteratura gotica vi può interessare. Fatemi sapere infine, troppe cose, se quello che state leggendo e se quello che state leggendo vi piace. Io con questo chiudo qui, iscrivetevi al canale. E auguro buona lettura a voi, buona lettura a me, e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!